Amici di Solfatara News, bentornati sul nostro canale. Un grande saluto a tutti voi che ci seguite ogni giorno con attenzione e un ringraziamento speciale a chi ci sostiene con le donazioni. È grazie al vostro supporto che possiamo continuare a raccontare con le nostre immagini e i nostri strumenti quello che davvero accade ai Campi Flegrei. Per chi è nuovo, iscrivetevi subito e attivate la campanella, perché quello che vi mostreremo oggi riguarda la sicurezza di tutti noi. E ora la domanda che nessuno vuole farsi, ma che tutti dovrebbero ascoltare. Cosa succede se una semplice strada che percorriamo ogni giorno inizia a bollire dall'interno, a piegarsi e a sciogliersi come fosse gomma fusa? Perché sotto l'asfalto non c'è terreno stabile, ma gas roventi che risalgono dalle viscere della caldera? E soprattutto, possiamo ancora fidarci dei dati ufficiali, quando le immagini e le misurazioni che abbiamo raccolto oggi, 3 ottobre 2025, ci raccontano una realtà completamente diversa? Partiamo dai fatti. Ieri, 2 ottobre, i Campi Flegrei sono stati attraversati da uno sciame sismico impressionante. 55 terremoti registrati in poche ore. La caldera continua a ribollire e a dare segnali inequivocabili di agitazione. E mentre la terra trema, le nostre telecamere e i nostri droni non hanno lasciato spazio a dubbi. Pisciarelli e Solfatara sono in piena attività. Alla fumarola di Pisciarelli il degassamento è fortissimo e non limitato alla bocca principale. Attorno si sono aperte nuove emissioni, vere ferite incandescenti che liberano vapore e gas ad altissima temperatura. Al cratere Solfatara la situazione non è migliore. Bocca Grande e le zone superiori ribollono. Le fumarole sono numerosissime, potenti e in pressione. Ma il punto più inquietante resta la strada di Via Antiniana. Qui l'asfalto non è più semplicemente caldo, è deformato, collassato, reso fragile dal calore sotterraneo che spinge dal basso. Oggi, 3 ottobre 2025, siamo tornati con i nostri strumenti e abbiamo documentato la realtà con precisione. La pistola termica professionale ha registrato valori allarmanti. Sull'asfalto, laddove la deformazione è più evidente, la temperatura media raggiunge i 70 gradi centigradi. Ma non basta. Ai lati, proprio sotto i guardrail, da cui emergono fumarole attive, i valori superano ampiamente i 90 gradi. Abbiamo misurato più volte a 1 metro dalla carreggiata e a 5 metri più in basso, sempre oltre i 90 gradi. Non c'è spazio per dubbi o interpretazioni, e qui bisogna spiegare tecnicamente cosa significa. L'asfalto, già a 50-60 gradi, perde rigidità e diventa vulnerabile. A 60-70 gradi si deforma in maniera visibile, mentre oltre i 70-80 gradi entra in regime viscoplastico, cioè si comporta come una sostanza molle, incapace di sopportare il peso dei veicoli. I 90 gradi che abbiamo misurato non sono compatibili con la resistenza del manto stradale. A queste temperature l'asfalto si scioglie, cede e diventa un pericolo concreto per chiunque lo percorra. Eppure, di fronte a questa realtà, l'INGV ha pubblicato un'immagine termica realizzata con un drone a 90 metri di altezza. In quella foto, il punto più caldo della strada viene indicato a soli 55 gradi. Non solo. Cercando in rete, abbiamo notato che la stessa immagine è stata più volte riproposta in bollettini e pubblicazioni, addirittura risalenti a oltre un anno fa. Possibile che una situazione così grave venga rappresentata con dati tanto ridimensionati? Possibile che mentre il nostro strumento sul posto segna 90 gradi, il drone ufficiale non vada oltre i 55? Qui non si tratta di polemica sterile, ma di un fatto gravissimo. Da un lato c'è una popolazione che ogni giorno percorre quella strada deformata e rischiosa, dall'altro ci sono bollettini rassicuranti che parlano di valori più bassi. Allora la domanda sorge spontanea: è il drone che non funziona? O sono i nostri strumenti a essere scomodi perché raccontano la verità del suolo che brucia? Noi di Solfatara News non vogliamo denunciare nessuno, ma pretendiamo chiarezza, non per noi, ma per tutti voi. Perché qui non parliamo di dati astratti, ma di sicurezza quotidiana, di famiglie che attraversano quella strada, di cittadini che vivono accanto a fumarole sempre più attive, di un'intera caldera che si muove sotto i nostri piedi. La terra trema, l'asfalto si scioglie, le fumarole esplodono in pressione. E i numeri che vi mostriamo oggi, 3 ottobre 2025, sono reali, documentati e inconfutabili. Di fronte a tutto questo chiediamo: possiamo ancora fidarci ciecamente dei bollettini settimanali?
Possiamo accontentarci di immagini ripetute nel tempo, sempre uguali, quando la realtà che viviamo cambia ogni giorno? Noi di Solfatara News non smetteremo di vigilare, di mostrare e di raccontare. Ma oggi rivolgiamo all'INGV una richiesta chiara, senza attacchi e senza accuse. Vogliamo spiegazioni, vogliamo capire perché le loro immagini dicono 55 gradi quando la nostra realtà segna 90. Vogliamo che sia la popolazione a ricevere risposte, perché la sicurezza di chi vive ai Campi Flegrei non può essere lasciata alle discrepanze tra strumenti. Amici di Solfatara News, restate vigili, restate informati e soprattutto restate al sicuro. La caldera non dorme e nemmeno noi smetteremo di raccontare la verità sotto i nostri piedi. Ci vediamo al prossimo aggiornamento.